Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme l'Anturium che avete visto nell'anteprima. Vi voglio ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare nella campanellina, così riceverete le notifiche dei video futuri. Ora andiamo subito alla presentazione dei materiali e subito al lavoro. Per questo progetto utilizzeremo il rosso numero 5, il giallo per fare il pistillo e il verde, sempre numero 5, per la foglia. Dopodiché utilizzeremo l'uncinetto 1,75, forbici, delle pinze, il fil di ferro, poi avremo bisogno di un bastoncino per fare il gambo del fiore e la guttaperga per ricoprirlo. Mettiamoci subito al lavoro. Prendiamo il rosso, iniziamo subito con la lavorazione del fiore. Facciamo un anello magico. Se a voi si può sostituire tranquillamente con 6 catenelle chiuse in cerchio. Entriamo nell'anello magico, tiriamo il filo e facciamo una catenella. Dentro l'anello magico lavoreremo 10 maglie basse, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tiriamo il filo e ci resterà questo foretto che ci servirà appunto per far passare poi il fil di ferro per fare il gambo del fiore. Chiudiamo con una maglia bassissima nella prima catenella formata. Abbiamo ottenuto il primo cerchietto. Dopodiché lavoreremo 3 catenelle che vanno a sostituire la prima maglia alta e nello stesso punto dove si sono generate le catenelle lavoreremo un'altra maglia alta. Dopodiché in ogni punto sottostante lavoreremo 2 maglie alte per ogni punto, quindi ne dovremo avere alla fine 10, quindi 10 gruppetti di 2 maglie alte. Arrivati qui alla fine abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faremo l'ultimo gruppetto di 2 maglie alte insieme e abbiamo terminato così il primo giro di maglie alte. Saliamo con 3 catenelle, sempre a sostituire la prima maglia alta, e giriamo il lavoro. Prendiamo il filo sull'uncinetto e andiamo ad entrare nella stessa maglia e facciamo così 2 maglie alte nello stesso punto. Continuiamo con una maglia alta e proseguiamo con 2 maglie alte nello stesso punto e una maglia alta. Questa sarà la sequenza di questo giro, quindi faremo, in sostanza faremo un aumento. Arrivata all'ultimo faremo le nostre 2 maglie alte insieme nell'ultimo punto. Abbiamo terminato così il nostro secondo giro di maglie alte. Andiamo ad alzarci di nuovo con 3 catenelle, giriamo di nuovo il lavoro, prendiamo il filo e rientriamo nello stesso punto di base, quindi facciamo 2 maglie alte. Dopodiché continueremo con l'intervallo di 2 catenelle e di 2 maglie alte, quindi 2 maglie alte nello stesso punto, una maglia alta, un'altra maglia alta nel punto sottostante,
e 2 maglie alte nel punto seguente. Quindi faremo 2 maglie alte insieme, 2 maglie alte e 2 maglie alte insieme per tutto il giro. Arrivati nell'ultimo effettueremo 2 maglie alte nell'ultimo punto, 2 maglie alte insieme. Abbiamo così completato il terzo giro di maglie alte. Ci rialziamo sempre con 3 catenelle per sostituire sempre la prima maglia alta e facciamo una maglia alta nello stesso punto. Proseguiamo con un'altra maglia alta, nel punto successivo un'altra maglia alta e nel punto successivo un'altra maglia alta, quindi 3 maglie alte consecutive e poi di nuovo 2 maglie alte insieme, chiuse insieme nello stesso punto. Quindi continuiamo con la prima, la seconda e la terza maglia alta consecutive, dopodiché nel punto successivo 2 maglie alte nello stesso punto e così fino alla fine del giro. Arrivati alle ultime 3 maglie alte, va bene, andremo a fare 3 maglie alte e nell'ultima andiamo a fare 2 maglie alte chiuse insieme, quindi nello stesso punto, e abbiamo terminato l'altro giro. Ci rialziamo sempre con 3 catenelle, voltiamo il lavoro e facciamo nello stesso punto che abbiamo generato le catenelle una maglia alta e queste sostituiscono le prime 2 maglie alte insieme. Continuiamo con, facciamo praticamente 2 maglie alte e nel seguente 2 maglie alte nello stesso punto, quindi 2 maglie alte e 2 maglie alte nello stesso punto, quindi 2 maglie alte, 2 maglie alte nello stesso punto, 2 maglie alte e 2 maglie alte nello stesso punto, 2 maglie alte, 2 maglie alte nello stesso punto, continuiamo sempre con 2 maglie alte e 2 nello stesso punto, due maglie alte e 2 maglie alte nello stesso punto, 2 maglie alte e qui andremo a fare in prossimità della parte centrale, andremo a fare perciò 2 maglie alte altissime, quindi maglia alta doppia, una maglia alta doppia e 2 maglie alte doppie insieme, praticamente così. Continuiamo con 2 maglie alte, 2 maglie alte chiuse nello stesso punto sottostante, di nuovo 2 maglie alte fino alla fine, va. Arrivati alla fine faremo 2 maglie alte
nello stesso punto. Praticamente ora andremo a scendere a punti bassissimi nella parte centrale del fiore. Quindi prendiamo il fil di ferro, ne tagliamo un pezzetto che ricopra la circonferenza del fiore e che ne avanzi un pochino. Prendiamo le pinze e lo tagliamo e lo andiamo ad inserire. Lo andiamo ad inserire partendo dal lato opposto dove siamo scesi con le maglie bassissime, e lo andiamo ad inserire con dei punti bassi. Proseguiamo a punti bassi fino a tutta la circonferenza, no, fino ad arrivare alla parte centrale dove abbiamo effettuato le maglie altissime. Quando arriviamo in prossimità delle maglie che abbiamo fatto, un attimino, ora ci arriviamo, qua abbiamo fatto due maglie alte doppie, una maglia alta doppia e due maglie alte doppie, quindi dobbiamo andare a due punti prima, questi due, e fare una mezza maglia, la seconda mezza maglia, la terza mezza maglia, poi faremo due maglie alte nello stesso punto sottostante, una maglia altissima nella maglia centrale altissima che già avevamo fatto, una catenella e un'altra maglia altissima, e due maglie alte nello stesso punto sottostante. Dopodiché faremo 3 mezze maglie e continueremo a maglie basse fino alla fine. Quando arriviamo alla parte finale, agganciamoci dove praticamente abbiamo iniziato, con una maglia bassissima, tiriamo il filo, modelliamo, sistemiamo il nostro ferro. Quindi andiamo a modellare prima di tutto
il nostro fiore. Prima ancora di sistemare il fil di ferro, andiamo a dargli la forma che si avvicina più realistica dell'Anthurium, che è proprio questa. Dopodiché possiamo stringere il filo. Stringiamo il filo, facciamo passare il filo di lavorazione, blocchiamo tutto e possiamo tagliare il filo e il nostro petalo è pronto. Ora passeremo a fare il pistillo. Ora faremo il pistillo del fiore. Prendiamo il giallo, facciamo sempre un cerchio magico, un anello magico, prendiamo il filo, facciamo una catenella e facciamo all'interno 5 maglie basse, 3, 4 e 5. Chiudiamo, stringiamo per bene il cerchietto e chiudiamo nella prima catenella. Abbiamo formato il cerchietto. Ora dovremo andare a lavorare un punto basso, ci rialziamo solo per questa volta con una catenella, perché le altre volte lavoreremo a spirale, quindi ci andiamo a entrare in ogni punto e lavoreremo una maglia bassa per ogni punto sottostante. E quindi non chiuderemo il giro, andremo a lavorare sempre in tondo, una maglia bassa per ogni punto, fino a quando raggiungeremo l'altezza desiderata e chiuderemo così il lavoro. Quando pensate di essere arrivati all'incirca all'altezza, la prova si può fare all'incirca, potrebbe anche essere così come altezza, in prossimità, che stia in prossimità della punta. Possiamo chiudere il lavoro cioè faccio proprio altri 2 giretti e chiudiamo il lavoro. E quindi possiamo sistemare il fiore. Perfetto. Possiamo tagliare il filo. Lo agganciamo, tiriamo il filo, la codina iniziale all'interno. Perfetto, e il nostro pistillino è pronto. Ora prendiamo il fil di ferro, in prossimità della punta lo pieghiamo un pochino, così prende la forma all'incirca che vogliamo ottenere. Allora c'è da dire che potete anche utilizzare un goccino di colla o di colla a caldo per mantenerlo fermo all'interno, quindi non si muoverà. Io per ora lo sistemo così per farvi vedere, però sicuramente utilizzerò
la colla a caldo. Allora, nel sistemarlo, perfetto, mi tiro anche il filetto, ecco, perfetto. La curvatura dà proprio l'effetto al fiore. Quando l'abbiamo sistemato per bene, possiamo agganciarlo al fil di ferro. Poi potete utilizzare comunque sia tutto quello che avete a disposizione. Prendiamo la Gutenberg, ne tagliamo un pezzetto, e lo andiamo a sistemare alla base per fare il gambo. E qui abbiamo pronto il nostro Anthurium. Sistemate per bene il fiore a vostro piacimento. Come vedete, l'Anthurium è pronto. Ok, ora andremo a realizzare la foglia. Prendiamo il verde, andiamo a fare un anello magico. Come vi ho già detto, per il fiore, se vi viene meglio, potete fare anche le catenelle chiuse in cerchio, anche 5. In questo caso facciamo una catenella e poi all'interno dell'anello lavoriamo 10 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiriamo e stringiamo l'anellino che si è formato. Andiamo a chiudere nella prima maglia realizzata con una maglia bassissima. E qui ci andiamo a rialzare con 3 catenelle che sostituiscono al solito la prima maglia alta, e nella stessa maglia di base andiamo a fare un'altra maglia alta, quindi facciamo 2 maglie alte nello stesso punto. Continuiamo così per tutte le maglie sottostanti, quindi facciamo 2 maglie alte in ciascun punto sottostante. Quindi andremo a realizzarne precisamente 10 gruppetti. Arrivati alla fine, nell'ultima maglia sottostante andiamo a realizzare le ultime 2 maglie alte. Ci rialziamo con 3 catenelle che sostituiscono sempre la prima maglia alta e andiamo a fare un'altra maglia alta nello stesso punto. Continuiamo con un'altra maglia alta, poi nel punto seguente faremo 2 maglie alte nello stesso punto, continuiamo nell'altro punto con un'altra maglia alta, nel punto seguente 2 maglie alte nello stesso punto,
Quindi abbiamo iniziato con 2 maglie alte nello stesso punto, una maglia alta, 2 maglie alte nello stesso punto, una maglia alta, 2 maglie alte nello stesso punto e una maglia alta. Continuiamo sempre con 2 maglie alte nello stesso punto, e una maglia alta, e sempre 2 maglie alte nello stesso punto e una maglia alta. Praticamente arrivati qui, in prossimità precisamente della maglia che segna la parte centrale, andremo a realizzare una maglia doppia. Quindi prendiamo 2 volte il filo nell'uncinetto e facciamo una maglia alta doppia o maglia altissima. Continuiamo la sequenza che abbiamo fatto da questa parte, quindi andremo a fare una maglia alta, 2 maglie alte nello stesso punto, una maglia alta, 2 maglie alte nello stesso punto, un'altra maglia alta, 2 maglie alte nello stesso punto, una maglia alta, fino a terminare il giro. Praticamente ci ritroveremo così. Questa è la parte centrale. Ci rialziamo sempre di 3 catenelle, giriamo il lavoro e andiamo a realizzare sempre una maglia alta nella prima maglia dove abbiamo generato le 3 catenelle. Continuiamo con un'altre 2 maglie alte nello stesso punto, a seguire una maglia alta, un'altre 2 maglie alte nello stesso punto nel punto seguente, 2 maglie alte nello stesso punto, una maglia alta, 2 maglie alte nello stesso punto, quindi un'altre 2 maglie alte nello stesso punto, una maglia alta, nel punto seguente 2 maglie alte nello stesso punto, dopodiché e 2 maglie alte nello stesso punto nel punto seguente, dopodiché arriviamo alla parte centrale e andremo a realizzare, prendiamo il filo 2 volte nell'uncinetto e andremo a realizzare 2 maglie alte doppie nello stesso punto, nel punto centrale andremo a fare sempre una maglia alta doppia e nell'altro punto seguente 2 maglie alte doppie nello stesso punto. Continuiamo con la sequenza che abbiamo fatto all'andata, quindi continuiamo sempre con la sequenza di 2 maglie alte nello stesso punto, un altro gruppetto di 2 maglie alte nello stesso punto e una maglia alta fino ad arrivare alla fine. Nell'ultimo punto andiamo a terminare con 2 maglie alte nello stesso punto. E già stiamo dando comunque una forma un po' più ovale alla foglia. Ci rialziamo sempre con 3 catenelle, voltiamo il lavoro e realizziamo sempre una maglia alta nella stessa maglia che abbiamo generato le catenelle. Proseguiamo con una maglia alta,
Nel punto seguente faremo 2 maglie alte nello stesso punto, continuiamo con una maglia alta, un'altra maglia alta, quindi 2 maglie alte consecutive. Nel punto seguente 2 maglie alte nello stesso punto, una maglia alta, 2 maglie alte nello stesso punto, 2 maglie alte, una maglia alta, 2 maglie alte nello stesso punto, una maglia alta, 2 maglie alte nello stesso punto, due maglie alte, una maglia alta nello stesso punto, una maglia alta, 2 maglie alte nello stesso punto, 2 maglie alte, e 2 maglie alte nello stesso punto. Praticamente abbiamo iniziato con 2 maglie alte nello stesso punto, una maglia alta e 2 maglie alte nello stesso punto, alternati con l'intervallo di una maglia alta nel mezzo delle maglie alte chiuse, cioè nello stesso punto. Quindi l'alternanza è una maglia alta in un gruppetto di 2 maglie alte e 2 maglie alte sempre nel gruppetto. Quindi alterniamo una maglia con 2 maglie alte. Qua ci avviciniamo in prossimità della punta della nostra foglia. Quindi dobbiamo andare a lavorare sempre la parte centrale, che è questa, della nostra foglia. La parte centrale la andiamo a lavorare. Per ora noi abbiamo fatto il gruppetto di 2 maglie alte, 2 nello stesso punto, 2 maglie alte normali e 2 maglie alte nello stesso punto. Andiamo a lavorare sempre nel punto seguente una maglia alta e poi andremo a fare 2 maglie alte doppie nello stesso punto, una maglia alta doppia nel punto centrale e a seguire 2 maglie alte doppie nel punto seguente. Ricominciamo come abbiamo praticamente finito di qua, con una maglia alta, 2 maglie alte insieme. Andiamo a fare la stessa sequenza che abbiamo fatto anche da questa parte. Nell'ultimo punto andremo a lavorare sempre 2 maglie alte nello stesso punto.
già stiamo dando la forma alla foglia. Ora ci rialziamo sempre con 3 catenelle, giriamo il lavoro e rientriamo nella stessa maglia, e quindi abbiamo fatto 2 maglie alte chiuse insieme. Andiamo a lavorare una maglia alta, un'altra maglia alta e un'altra maglia alta, quindi 3 maglie alte, poi 2 maglie alte insieme. Proseguire faremo una maglia alta, 2 e 3, e poi faremo 2 maglie alte insieme, quindi daremo lo spazio di 3 maglie alte nell'intervallo delle 2 maglie alte nello stesso punto. Continuiamo con 3 maglie alte e poi faremo le 2 maglie alte nello stesso punto, sempre 3 maglie alte e 2 maglie alte nello stesso punto, 3 maglie alte, nel punto seguente 2 maglie alte nello stesso punto, di nuovo 3 maglie alte, due maglie alte nello stesso punto, continuiamo con 3 maglie alte, qua siamo in prossimità della parte centrale e faremo 2 maglie alte chiuse insieme, poi lavoreremo, prendiamo il filo 2 volte, 2 maglie alte doppie chiuse insieme, quindi nello stesso punto, scusate, no, chiuse insieme, nello stesso punto, una maglia alta doppia sulla maglia alta doppia sottostante e 2 nella maglia successiva, sempre maglie alte doppie o maglie altissime, che è la stessa cosa. Continuiamo con 2 maglie alte nello stesso punto e poi rifaremo la stessa cosa che abbiamo fatto dall'altra parte, quindi 3 maglie alte alternate con 2 maglie alte nello stesso punto fino alla fine. Arrivata all'ultimo punto facciamo sempre le 2 maglie alte nello stesso punto e così abbiamo formato la foglia, che viene all'incirca leggermente più grande forse del fiore, non so, sono quasi vicini. Andiamo a scendere nella parte centrale con dei punti bassissimi, questo così per permetterci di poter inserire il fil di ferro anche nella foglia. Quindi andiamo a prendere le costine comunque dei punti in modo che questo passaggio sia quasi invisibile. Andiamo a passare il filo e quindi arrivare alla parte centrale. Arrivati qui andiamo a tagliare il nostro fil di ferro, sempre un quantitativo che deve comunque prendere tutta la circonferenza della foglia, ne deve pure avanzare un pochino.
e iniziamo a lavorare dalla parte opposta, dove siamo scesi con le maglie bassissime, inserendo a maglie basse il fil di ferro. Quindi andiamo a lavorare un attimino per questo, ok. Andiamo a lavorare delle maglie basse per tutto il contorno della nostra foglia, con esclusione solo della parte centrale dove abbiamo fatto le maglie altissime, dove lì andremo pure a lavorare per dare la forma comunque sempre a punta della foglia. Arrivati vicino alla parte centrale, qua nella parte centrale noi vediamo che ci sono le due maglie alte doppie, la maglia alta doppia e le altre due maglie alte doppie. Quindi dobbiamo andare a prendere due punti prima, quindi a noi ci interessano queste tre centrali. Quindi ora andremo a lavorare un'altra maglia bassa e poi andremo a fare una mezza maglia alta, a proseguire un'altra mezza maglia alta e poi faremo nella seconda maglia alta doppia del giro precedente. Quindi vedete, andremo a fare due maglie alte, scusate, nello stesso punto, poi andremo a fare due maglie alte doppie, quindi facciamo la prima maglia alta doppia, una catenella e la seconda maglia alta doppia nello stesso punto, e poi rifaremo due maglie alte nello stesso punto. Quindi la punta è sviluppata da due mezze maglie alte, due maglie alte nello stesso punto, una maglia alta doppia, una catenella e un'altra maglia alta doppia nello stesso punto centrale e due maglie alte nello stesso punto. Rifaremo le nostre due mezze maglie e continueremo a lavorare tutte maglie basse nei restanti punti. Quindi andremo a lavorare, quindi a inserire il fil di ferro facendo delle maglie basse. Arrivati in prossimità della parte centrale, andiamo a chiudere il lavoro. Quindi ora ci modelliamo un pochino la foglia, che diciamo che rispetto al petalo ha una forma più allungata. È più allungata dalla parte della punta. La modelliamo, sistemiamo il fil di ferro dietro, andiamo a prendere il filo e così lo andiamo a fissare, da fare passare nel fil di ferro e a fissarlo. Perfetto, va bene. E andiamo a chiudere del tutto e a tagliare il filo in eccesso. Qui abbiamo formato la foglia che poi noi andremo a sistemare nel momento che va inserita.
Allora, la foglia l'abbiamo fatta, l'abbiamo modellata. Diciamo che più che inserirla al fiore, io in questo momento non ho neanche lo spazio e l'attrezzatura, se no vi potevo far vedere come poterle inserire in un vasetto, perché vengono inserite nella parte inferiore del vaso. E comunque vi ho fatto vedere comunque la lavorazione e tutto. Quindi il fiore e la foglia sono pronti. Ehm, vi invito, se vi è piaciuto il video, comunque a mettere un mi piace. Se avete delle domande commentate qui sotto oppure sulla mia pagina Facebook Passione Uncinetto. Vi invito nuovamente a iscrivervi al canale, così riceverete tutte le notifiche se cliccate nella campanellina dei miei video futuri. Eh, Vi ringrazio per avermi seguita e alla prossima.